Ciao a tutti, sono Arianna Talamona, sono una nuotatrice paralimpica, ho vinto una medaglia d'argento alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 e sono anche una content creator sui social, mi occupo di parlare di disabilità, psicologia positiva e anche ovviamente sport. Arianna Talamona, ben trovata! Arianna Talamona, Arianna! E poi volevo salutare la community di Montemagno loro che avete tutti. La mia storia con la disabilità comincia da piccolina perché io ho una malattia dalla nascita ereditaria molto rara che si chiama sindrome di Strumpel-Lorraine e che ho ereditato appunto dalla mia mamma, ma che in realtà ai tempi non sapevo effettivamente la natura di questa malattia. Ho iniziato a svilupparla da piccolissima, quindi comunque il mio rapporto con la carrozzina un po' c'è sempre stato perché quando ero piccolina avevo una specie di passeggino carrozzina che usavano anche i miei per spingermi, poi piano piano mi ricordo ancora della mia prima carrozzina che era tutta colorata con dei copriraggi tutti colorati e anche delle parti rosa, me la ricordo come se fosse ieri e poi pian piano insomma ho avuto sempre diverse carrozzine. Per me il rapporto con la carrozzina è stato un rapporto in realtà liberatorio, nel senso che molte persone, soprattutto magari chi subisce un incidente, deve costruire un rapporto diverso, la sente magari come un limite inizialmente e invece per me è sempre stato il mezzo per muovermi più liberamente, perché prima della carrozzina io ero abituata a dover chiedere sempre aiuto a qualcuno, appoggiarmi ai muri, ero sempre incerta. Invece quando è arrivato questo mezzo ho ottenuto un po' la libertà e la possibilità di andare dove volevo, quindi per me è sempre stata una fedele compagna di viaggio. Crescendo i miei genitori hanno cercato di capire un po' quali attività potessi fare e ovviamente un'attività che i dottori consigliano molto spesso è proprio il nuoto, perché comunque anche l'acqua aiuta molto, alleggerisce, c'è una gravità diversa. Quindi ho iniziato a nuotare, inizialmente però non facevo le gare, ci ho messo tanti anni per convincermi a iniziare un'attività a livello agonistico, tant'è che era comunque il 2010, io ero grandicella perché comunque ormai avevo 14-15 anni. Quando però ho iniziato non ho più smesso, mi sono innamorata subito delle gare e sono arrivata abbastanza velocemente a fare delle gare di alto livello, perché nel 2011 ho fatto il mio primo campionato europeo a Berlino, dove ho vinto anche una medaglia di bronzo e da lì poi insomma la mia carriera è andata avanti e fino ad oggi. La Paralimpiade è un sogno, un punto di arrivo, è qualcosa su cui ho lavorato tanto ed è un evento unico, quindi pensare di poterci arrivare è fantastico. Via, Arianna Talamona, corsia numero 3 per capire qual è la sua. Arianna Talamona, siamo in seconda posizione davanti alla Russia. Arianna brava, tenta il controsorpasso nei confronti della Rung, l'aggancio. Molto determinata che staziona intorno alla seconda, terza posizione davanti, spicca. Medaglia d'oro Italia, medaglia d'oro Arianna Talamona, è una doppietta spettacolare quella che mette insieme oggi il... Io nuoterò tutta la vita a prescindere dalle gare perché è quello che mi piace fare e l'ho sempre fatto per questo motivo qua. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. Proprio grazie alla partecipazione alla mia prima Paralimpiadi a Rio de Janeiro ho iniziato veramente a avere sempre un po' più autostima, a credere un po' di più in me stessa e ad avere anche la voglia che ho sempre avuto un po' innata forse di condividere e di comunicare, e da lì è nata un po' la mia attività, inizialmente con un blog di moda, perché a me è sempre piaciuto comunque vestirmi, avevo voglia di raccontare come magari riuscire a valorizzarsi con una disabilità, e da lì poi si è un po' evoluto il tutto, nel senso che a un certo punto mi sono resa conto sia del fatto che parlare solo di moda forse non mi soddisfava, non mi completava così tanto, e anche poi ovviamente stavano nascendo i social, Instagram, e quindi mi sono un po' spostata su quella piattaforma e ad oggi veramente io
parlo tantissimo, cerco di fare moltissima sensibilizzazione sul tema della disabilità, sempre con un approccio però molto positivo, molto concreto, facendo capire quanto sia importante normalizzare la disabilità e quanto appunto si debba capire che le persone con disabilità sono prima di tutto persone che vivono e fanno tutto come in realtà gli altri. Oggi sono qui a Varese, al centro ortopedico Sanitaria Varesina, per ritirare la mia carrozzina nuova super leggera 1.0 di Aria Wheels, e è una carrozzina insomma incredibile. Penso che si possa vedere come veramente la tecnologia stia un po' anche trasformando quello che è il mondo della disabilità e anche il modo in cui si può approcciare la disabilità, e sicuramente gli sviluppi che ci sono nelle carrozzine ci aiutano tantissimo nella vita quotidiana. Ovviamente avere una carrozzina che soddisfa i tuoi bisogni e le tue esigenze ti aiuta tantissimo nella vita quotidiana, anche perché la vita in generale delle persone con disabilità sta diventando sempre una vita più dinamica, in movimento, quindi ad esempio avere una carrozzina che sia il più leggero possibile aiuta veramente tantissimo negli spostamenti, caricarla in macchina, e avere comunque anche una carrozzina che è su misura, quindi costruita sui tuoi bisogni, su appunto le tue caratteristiche, ti aiuta veramente, perché contate che appunto su una carrozzina ci stiamo seduti praticamente 24 ore su 24, se non quasi. Questa è una carrozzina saldata, quindi fatta assolutamente sulle mie misure. A maggior ragione è importante avere un tecnico di fiducia che conosci, quindi io ad esempio ho Davide. Ok, allora qui come altezza pedana con la regolazione ci siamo, il bacino è ben dietro, te sei su bella dritta, la rastrematura a posto. Io direi che è solo da usare questa carrozza, Arianna? Esatto, sì, va benissimo. Insieme al mio tecnico abbiamo scelto la 1.0, che è la nuova arrivata in casa Aria, per una serie di motivi. Innanzitutto la seduta ergonomica, che garantisce maggiore stabilità al bacino per l'equilibrio e che ha anche una rastrematura anteriore. Poi ovviamente è super leggera, e non dimentichiamoci che, mi viene da dire, è veramente anche molto bella da vedere, perché appunto anche comunque come ci si sente seduti, come ci si vede, è veramente una cosa importante, quindi questa carrozzina è assolutamente bellissima da vedere. Per i progetti futuri ci sono tantissime cose in ballo. Attualmente comunque mi sto allenando da brava nuotatrice, mi sto preparando per le prossime gare, vedremo un po' che cosa mi riserverà il futuro, e ho anche tanti progetti nel cassetto, tante cose che vorrei fare, anche proprio perché Meta insomma mi ha selezionato come una dei 150 Creators of Tomorrow al mondo, quindi è una cosa che veramente mi rende molto orgogliosa e mi dà una spinta per fare sempre di più. Vorrei riuscire a fare progetti che siano sempre di più concreti, che possano veramente fare informazione o comunque generare un cambiamento, un impatto concreto. Quindi di sogni nel cassetto ne ho tanti, vedremo un po' cosa succederà. Grazie a tutti per aver seguito questa intervista, e se volete continuare a essere informati sulle mie avventure, i miei allenamenti e i miei contenuti, potete seguirmi sia su Instagram che su TikTok. Alla prossima!